Lezione 1. Breakfast Buzz. Ehi Anna, hai mai difficoltà a svegliarti presto per fare colazione? Buongiorno John. Assolutamente. A volte sembra una mini maratona solo per alzarsi dal letto. Giusto? Cosa mangi di solito quando sei di fretta? Prendo spesso un frullato. È veloce e mi dà una spinta. Che ne dici di te? Preferisco un toast con avocado. È semplice ma così delizioso. Scelta interessante. Ci aggiungi qualcosa di speciale? Spruzzo dei fiocchi di peperoncino. Aggiunge un bel tocco. Wow, non ci ho mai pensato. Di solito aggiungo solo sale e pepe. Il sale e il pepe sono dei classici. L'hai provato con un uovo in camicia? Non ancora. Sembra allettante. È difficile cuocere un uovo? Niente affatto. Basta farlo sobbollire dolcemente in acqua. È più facile di quanto sembri. Dovrei provarci. A che ora fai colazione di solito? Cerco di mangiare entro le 7:30. Mi dà il tempo di rilassarmi prima di uscire. Questo è intelligente. Spesso vado di corsa e finisco per mangiare per strada. Posso immaginare. Pensi che influenzi la tua giornata? Sicuramente. Una buona colazione dà il tono per una giornata produttiva. D'accordo. Inoltre, è bello godersi il pasto senza stress. Esattamente. È come un piccolo momento di pace. Adoro quella prospettiva. Forse inizierò a godermi di più la colazione. Lezione 2. Conversazioni di convenienza. Ciao Anna, pensi che fare acquisti online sia più comodo che andare nei negozi? Ciao John, assolutamente. Puoi trovare tutto in un unico posto senza la folla. Inoltre, puoi confrontare facilmente i prezzi. Questo è un enorme vantaggio. Giusto. E non devi preoccuparti del parcheggio. Vero? Hai un negozio online preferito? Adoro fare acquisti su quell'enorme mercato. Hanno tutto. Lo stesso qui. Ma a volte la consegna richiede anni. Questo è il lato negativo. Controllo sempre i tempi di consegna stimati. Mossa intelligente. Una volta ho aspettato un pacco per 2 settimane. Oh no, questo è frustrante. Hai contattato il servizio clienti? Sì, e sono stati sorprendentemente utili. Ha fatto la differenza. È bello sentirlo. È bello quando le aziende apprezzano i propri clienti. Sicuramente. Preferisci acquistare vestiti online o in negozio? In negozio, di sicuro. A me piace provare le cose per prime. Che mi dici di te? Preferisco online per i vestiti. Posso provarli a casa senza pressioni. Questo ha senso. Inoltre, puoi vedere come si adattano al tuo guardaroba. Esattamente.
È tutta una questione di comfort e praticità. Sono d'accordo. Ti sei mai pentito di un acquisto online? Un paio di volte. A volte i colori sono diversi dal previsto. Sì, le foto possono essere fuorvianti. Leggi sempre le recensioni. Assolutamente. Possono salvarti da una cattiva scelta. Lezione 3. Routine mattutine. Ehi Anna, qual è la prima cosa che fai al mattino? Buongiorno John. Di solito faccio un po' di stretching. Mi sveglia. Sembra carino. Mi piace bere prima un bicchiere d'acqua. L'idratazione è fondamentale. Aggiungete qualcosa alla vostra acqua. A volte spremo il limone. È rinfrescante. Ottima idea. Di solito bevo una tazza di tè. Che tipo di tè preferisci? Il tè verde è il mio preferito. È pieno di antiossidanti. Buona scelta. Mi piacciono le tisane, in particolare la camomilla. È rilassante. Lo bevi anche prima di andare a letto? Sì, mi aiuta a rilassarmi. Che mi dici della tua routine per la colazione? Mi piace preparare qualcosa di leggero, come lo yogurt con frutta. Sembra delizioso. Faccio spesso farina d'avena con noci. La farina d'avena è così saziante. Aggiungete dolcificanti. Basta un po' di miele per dolcezza. E tu? Lo preferisco naturale. Basta la dolcezza della frutta. È salutare. Ammiro il tuo impegno per la buona cucina. Lezione 4. Decisioni quotidiane. Ciao Anna, cosa ti passa per la testa oggi? Ciao John. Stavo giusto pensando alla mia lista della spesa. Oh, non dimenticare di prendere delle uova e del pane. Assolutamente. Non posso restarne senza. Cos'altro suggerisci? Forse della frutta fresca? Sono ottimi per fare spuntini. Buona idea. Adoro le mele e le banane. Qual è il tuo preferito? Sono un fan dei frutti di bosco. Sono così dolci e nutrienti. Le bacche sono fantastiche. Di solito li compri surgelati o freschi. Preferisco il fresco, ma congelato va bene per i frullati. Vero. E durano più a lungo nel congelatore. Esattamente. Cosa ne pensi della preparazione dei pasti? Penso che sia un ottimo modo per risparmiare tempo durante la settimana. Sono d'accordo. Aiuta a evitare quelle scelte malsane dell'ultimo minuto. Sì. Inoltre, puoi controllare le dimensioni delle porzioni. Sicuramente. Rende molto più facile mangiare sano. Lezione 5. Mindful Mornings. Ehi Anna, come inizi la giornata con la consapevolezza? Buongiorno John. Mi prendo un momento per respirare e riflettere.
È una bella pratica. Di solito medito per qualche minuto. La meditazione è fantastica. Ti schiarisce la mente per il giorno a venire. Esattamente. Cerco anche di esprimere gratitudine al mattino. È potente. Su cosa ti concentri? Cose semplici, come una buona notte di sonno o una gustosa colazione. Lo ammiro. Penso spesso alla mia famiglia e ai miei amici. Meraviglioso. Crea una mentalità positiva. Sì, mi piace anche scrivere nel mio diario. Tenere un diario è un ottimo modo per elaborare i pensieri. Di cosa scrivi? Ho annotato i miei obiettivi e le mie sensazioni per la giornata. È perspicace. Anch'io dovrei iniziare a scrivere un diario. È molto terapeutico. Ti divertirai, te lo prometto. Non vedo l'ora di provarlo. La consapevolezza dà davvero un buon tono alla giornata. Lezione 6. Taxi Thales. Ehi Anna, hai mai preso un taxi dall'aeroporto? Ciao John, sì, ce l'ho. È stata una bella esperienza. Cosa ne pensi del posteggio dei taxi fuori? Era organizzato, ma non ero sicuro della sicurezza. Questa è una preoccupazione valida. È sicuro prendere un taxi da lì? Credo di sì, soprattutto se scegli taxi autorizzati. Buon punto. Controllo sempre la presenza di marcature ufficiali sull'auto. Esattamente. Inoltre, preferisco prenotare un taxi tramite un'app affidabile. Questo è intelligente. Le app hanno spesso funzionalità di sicurezza come il tracciamento. Sì. Inoltre, puoi vedere in anticipo la valutazione del conducente. Adoro questa funzionalità. Mi dà tranquillità. Pensi che sia più costoso prenotare tramite un'app, però? A volte, ma ne vale la pena per la comodità e la sicurezza. D'accordo. Hai mai avuto un'esperienza insolita con un taxi? Oh, sicuramente. Una volta avevo un autista che mi faceva fare un giro della città. Sembra divertente. Hai imparato qualcosa di interessante? Sì. Ha condiviso gemme nascoste che i turisti normali perdono. Mi piacerebbe. È come avere il punto di vista di una persona del posto. Esattamente. Ha reso il viaggio molto più piacevole. Lezione 7. Discorso sindacale. Salve Anna, hai letto delle sfide che devono affrontare i sindacati? Ciao John, sì, è una questione piuttosto complessa. Qual è la tua opinione? Penso che ci siano nemici tradizionali del movimento sindacale. Sicuramente. Le aziende spesso respingono le richieste sindacali. Giusto. Le misure adottate contro il sindacalismo britannico sono piuttosto significative. È interessante come il clima politico influenzi i diritti dei lavoratori, vero? Davvero. Le politiche possono creare o distruggere gli sforzi sindacali.
Hai notato cambiamenti recenti nelle leggi sul lavoro? Sì, alcune leggi stanno diventando più favorevoli ai lavoratori. È incoraggiante. È ora che i lavoratori ottengano protezioni migliori. Assolutamente. Ma c'è ancora molta strada da fare. Vero. La solidarietà tra i lavoratori è fondamentale per il progresso. Sono d'accordo. Hai visto qualche campagna sindacale di successo ultimamente? Sì, alcuni sindacati hanno negoziato con successo salari migliori. È fantastico. Dimostra il potere della contrattazione collettiva. Lezione 8. Colazione in hotel. Ehi Anna, hai chiesto della colazione in hotel? Ciao John, sì. Ho scoperto che la colazione è inclusa. È fantastico. Cosa offrono? Una varietà. Hanno dolci, frutta e persino piatti caldi. Sembra delizioso. Preferisci una colazione leggera o abbondante? Di solito mi piace qualcosa di sostanzioso per iniziare bene la giornata. Lo stesso qui. Una ricca colazione mi mantiene pieno di energia. Esattamente. Hai un piatto preferito per la colazione? Adoro le uova in qualsiasi stile. Sono così versatili. Le uova sono fantastiche. Di solito vado a mangiare una frittata. Le frittate sono le migliori. Aggiungete degli ingredienti speciali? Mi piace includere spinaci e formaggio. È un'ottima combinazione. Sembra gustoso. Aggiungo spesso funghi e peperoni. Gnam! Hai mai provato un burrito per colazione? Sì. È un modo divertente per mescolare sapori diversi. Lezione 9. Contributi politici. Salve Anna, hai sentito parlare delle recenti discussioni sui contributi politici? Ciao John, sì. È un argomento scottante, soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni femminili. Assolutamente. Molti credono che dovremmo sostenere i centri di accoglienza per donne. Sono d'accordo. Forniscono servizi e supporto essenziali. È importante dare la decima a tali organizzazioni, non credi? Sicuramente. Investire nella comunità è fondamentale per il progresso. Hai visto campagne che lo promuovono ultimamente? Sì, molti movimenti di base stanno guadagnando terreno. È incoraggiante. Dimostra che le persone si preoccupano di questi problemi. Assolutamente. Quando ci sosteniamo a vicenda, possiamo fare la differenza. Adoro quella prospettiva. È tutta una questione di unità e sostegno. Esattamente. Ogni piccolo contributo conta nel lungo periodo. Dovrei cercare dei modi per farmi coinvolgere. Lezione 10. Terra ed eredità. Ehi Anna, hai sentito della proposta riguardante il terreno intorno alle cascate?
Ciao John, sì. È affascinante che il governo stia considerando di acquistarlo. Giusto? Si tratta di preservare la bellezza naturale per le generazioni future. Pensa che aiuterà Esattamente. anche con il Proteggere turismo? l'ambiente è così importante. Sicuramente. Potrebbe attirare più visitatori, promuovendo al contempo la sostenibilità. Questa è una situazione vantaggiosa per tutti. È stato alle cascate? Sì, è mozzafiato. Il potere della natura è impressionante. Sono d'accordo. Avete visto iniziative per proteggere tali aree? Sì, sono in corso molti sforzi di conservazione. È promettente. Dimostra che possiamo bilanciare sviluppo e conservazione. Assolutamente. L'istruzione su questi temi è fondamentale. Mi piacerebbe essere coinvolto negli sforzi di conservazione locali. Lezione 11. Colloqui commerciali. Ehi Anna, hai sentito parlare delle recenti sfide che i sindacati devono affrontare nel Regno Unito? Ciao John, sì, è piuttosto preoccupante. Quali pensi siano i problemi principali? Credo che uno dei principali ostacoli sia la continua opposizione di alcuni gruppi politici. Sembrano determinati a minare le attività sindacali. Assolutamente. È quasi come se considerassero i sindacati come avversari tradizionali. Perché pensi che sia così? Potrebbe derivare da una prospettiva storica in cui i sindacati erano visti come una minaccia per i profitti aziendali. Questo ha senso. Ma non è interessante come i sindacati lottino anche per salari e condizioni di lavoro eque? Sicuramente. Senza di essi, molti lavoratori potrebbero non avere i diritti di cui godono oggi. È un equilibrio complesso, però. Vero. E che dire delle misure adottate contro il sindacalismo britannico? Sono diventati più aggressivi ultimamente? Sì, alcune leggi recenti sembrano mirate a limitare il potere sindacale. È un pendio scivoloso, direi. E qual è, secondo te, la percezione pubblica di questi passaggi? Molte persone sono divise. Alcuni sostengono le misure per la stabilità economica, mentre altri le considerano un attacco ai diritti dei lavoratori. È un dibattito affascinante. Come pensa che i sindacati possano adattarsi a queste sfide? Potrebbero aver bisogno di concentrarsi maggiormente sul coinvolgimento della comunità e sulla consapevolezza del pubblico per ottenere sostegno. Questo è un buon punto. Costruire relazioni al di fuori dei quadri tradizionali potrebbe contribuire a rafforzare la loro posizione. Esattamente. Inoltre, potrebbero collaborare con altre organizzazioni per amplificare la propria voce. La collaborazione potrebbe davvero portare nuove prospettive e risorse. E non dimentichiamo il ruolo della tecnologia nell'organizzazione degli sforzi. Ha il potenziale per raggiungere un pubblico più ampio. Giusto. Le campagne sui social media possono essere strumenti potenti per mobilitare il sostegno alle loro cause. È interessante vedere come il panorama dell'advocacy si stia evolvendo con questi nuovi strumenti. D'accordo. Sarà interessante vedere come i sindacati affronteranno questi cambiamenti in futuro. Non vedo l'ora di vedere come sfruttano queste opportunità di crescita e resilienza.
Lezione 12. Breakfast banter. Ehi Anna, ti è piaciuta la colazione in hotel? Ciao John, è stato delizioso. Ho mangiato i pancake. Che mi dici di te? Ho optato per le classiche uova e pancetta. Hai provato il caffè? Sì, era sorprendentemente forte. Ho quasi fatto una doppia ripresa. Giusto? Pensavo di aver bisogno di un intervento con caffeina. Qual è il tuo piatto preferito per la colazione? Ho un debole per i French toast. La morbidezza è irresistibile. Non posso discuterne. L'hai mai fatto a casa? Ci ho provato, ma non risulta mai così buono come in un bar. Lo stesso qui. È come se mancasse la magia dello chef. Assolutamente. A proposito di magia, avete sentito parlare della colazione a buffet nel nuovo locale in fondo alla strada? L'ho fatto. Dicono che sia come fare colazione nel Paese delle Meraviglie. Cosa pensi che mangeranno? Mi aspetto una varietà, forse anche della frutta esotica. La frutta esotica a colazione sembra un sogno. Pensi che mangeranno dei frullati? Stanno meglio. Un buon frullato può rendere ogni mattina più luminosa. Vero. Vorrei un frullato di mango per iniziare la giornata. Il mango è perfetto, ma non posso resistere nemmeno a una miscela di frutti di bosco. Le miscele di frutti di bosco sono fantastiche. Quindi, abbiamo intenzione di dare un'occhiata a quel buffet domani? Facciamolo! Sono entusiasta di vedere cosa offrono. Perfetto. Metterò la sveglia presto per non perderci l'occasione. Ottima idea! Vale la pena svegliarsi per una deliziosa colazione. Assolutamente, è il modo migliore per iniziare la giornata. Lezione 13. Piani per il fine settimana. Ciao Anna, stavo pensando a cosa fare questo fine settimana. Qualche idea? Ehi John, che ne dici di andare al parco per un picnic? Il tempo dovrebbe essere fantastico. Sembra un'idea meravigliosa. Posso portare dei panini e della frutta. Cosa pensi che dovremmo fare dopo il picnic? Oh, potremmo fare un'escursione su uno dei sentieri. Ho sentito che c'è una vista davvero bella dalla cima. L'escursionismo sembra perfetto. Volevo fare un po' di esercizio. Dovremmo invitare gli altri a unirsi a noi? Sicuramente. Di più, meglio è manderò un messaggio alla chat di gruppo. Eccellente. Sarà un weekend fantastico. Non vedo l'ora. Nemmeno io. Sono sicuro che sarà molto divertente. Va bene, iniziamo a pianificare. Farò una lista di ciò che dobbiamo portare. Suona bene, cercherò le mappe e le indicazioni dei sentieri. Perfetto, sarà il miglior weekend di sempre. Lezione 14. Prenotazione alloggi. Va bene Anna, finalizziamo i nostri piani per il fine settimana e prenotiamo gli alloggi in anticipo per evitare problemi.
Suona bene. John, dove dovremmo cercare un posto dove stare? Stavo pensando che potremmo provare ad affittare una baita o un cottage vicino ai sentieri escursionistici. In questo modo saremo vicini al parco. Oh, una capanna nel bosco. Sembra così accogliente e perfetto per la nostra avventura all'aperto. Esattamente. Inizierò a cercare alcune opzioni. Hai preferenze sulle dimensioni o sui servizi? Magari qualcosa con un angolo cottura in modo da poter cucinare i nostri pasti. E un caminetto sarebbe bello per le serate. Grandi idee. Mi assicurerò di cercare queste funzionalità. Che mi dici del numero di camere da letto? Dovremmo trovare un posto più grande in modo che tutti possano stare insieme? Questo è un buon punto. Puntiamo a una cabina con 2 o 3 camere da letto così possiamo sistemare tutti i letti. In questo modo sarà più divertente. Concordato. Inizierò a verificare disponibilità e prezzi. Speriamo di poter trovare un buon affare se lo prenotiamo presto. Sicuramente. Prima è, meglio è. Mi emoziono solo pensando al nostro accogliente weekend in baita. Anch'io. Questo sarà il viaggio migliore. Ti invierò i dettagli una volta trovato il posto perfetto. Meraviglioso! Non vedo l'ora. Fammi sapere gli arrangiamenti finali e inizierò a pianificare il resto delle nostre attività. Lo farà. Sarà un weekend fantastico, Anna. Non vedo l'ora di andarmene dalla città e godermi la natura con te e la banda. Lezione 15. Preservare i nutrienti del suolo. Ehi Anna, stavo leggendo come le patate possono aiutare a preservare i nutrienti nel terreno. Ne hai mai sentito parlare? Davvero? No, non l'ho fatto. È affascinante. In che modo esattamente le patate aiutano in questo? Bene, a quanto pare le patate hanno un apparato radicale profondo che aiuta ad aerare il terreno e prevenire l'erosione. E man mano che le patate crescono, restituiscono i nutrienti al terreno. Wow, è davvero interessante. Non sapevo che le patate potessero essere così benefiche per l'ambiente. Sì, è piuttosto figo. Stavo pensando che potremmo provare a piantare delle patate nel nostro giardino per arricchire il terreno. È un'ottima idea. Potremmo anche provare a coltivare diverse varietà, come patate viola o fingerling. Esattamente. E potremmo usare le patate che coltiviamo per cucinare. Sarebbe come un piccolo giardino autosufficiente. Lo adoro. Ridurremmo gli sprechi alimentari e aiuteremmo l'ambiente allo stesso tempo. Sicuramente. Inoltre, sarebbe un piccolo progetto divertente su cui lavorare insieme. Ci sto. Proviamo sicuramente a piantare patate. Quando pensi che dovremmo iniziare? Bene, il periodo migliore per piantare le patate è di solito in primavera, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Ma possiamo iniziare a pianificare e preparare l'aiuola da giardino ora. Perfetto, non vedo l'ora di sporcarci le mani e vedere crescere quelle piante di patate. Nemmeno io. Questo sarà fantastico. Sono davvero entusiasta di saperne di più sui benefici delle patate per il suolo. Lo stesso qui. È incredibile come un semplice ortaggio possa avere un impatto così positivo.
Assolutamente. Bene, iniziamo a fare qualche ricerca e prepariamoci per il nostro progetto Little Potato. Lezione 16. Alla ricerca di consigli. A dire il vero, Anna, mi servirebbe un consiglio. Avete un momento? Certo, John, sarò lieto di aiutarti. Che ti passa per la testa? Beh, stavo pensando di cambiare carriera, ma non so da dove cominciare. Un cambio di carriera. È una decisione importante. Cosa ti ha spinto a prendere in considerazione l'idea di cambiare carriera? Onestamente, mi sento come se non fossi abbastanza sfidato nel mio attuale lavoro. Voglio fare qualcosa di più appagante. Capisco. Questo è comprensibile. A che tipo di opzioni stai pensando? Questo è il punto, non ne sono del tutto sicuro. Ho dato un'occhiata alle offerte di lavoro, ma mi sento un po' sopraffatto. Ok, facciamo un passo indietro. Quali sono le tue passioni e i tuoi interessi al di fuori del lavoro? Bella domanda, sono sempre stato molto interessato alla sostenibilità e alle questioni ambientali. Ah, è un ottimo punto di partenza. Hai pensato di cercare posti di lavoro nel settore dell'energia verde o nelle organizzazioni non profit ambientali? Sai, è un'idea fantastica. Non ci avevo nemmeno pensato. Da dove pensi che dovrei iniziare la mia ricerca? Bene, suggerirei di iniziare identificando le tue competenze trasferibili e creando un curriculum aggiornato. Quindi, puoi iniziare a fare rete e contattare professionisti in quei campi. Fare rete, eh? È qualcosa con cui ho sempre lottato. Qualche consiglio lì? Assolutamente. Inizia contattando i tuoi contatti esistenti, anche se non sono direttamente correlati al tuo obiettivo. Non sai mai chi potrebbe avere una connessione utile. Questo ha senso. Ok, ora mi sento molto più motivato. Grazie per l'ottimo consiglio, Anna. Sono felice di aver potuto aiutare. Ricordati solo di fare un passo alla volta. Il cambiamento può essere scoraggiante, ma tu ce l'hai. Hai ragione. Sono entusiasta di immergermi e iniziare a esplorare le mie opzioni. Questo sarà un nuovo capitolo per me. Sono sicuro che lo sarà. Fammi sapere se hai bisogno di altro aiuto lungo la strada. Sono qui per supportarti. Assolutamente. Lo apprezzo davvero, Anna. Sei il migliore. Lezione 17. Ripensare il governo. Ehi Anna, oggi stavo leggendo un articolo che mi ha fatto ripensare alle mie opinioni sul governo. Sostenevano che il governo non è il problema, ma piuttosto la soluzione. Wow, è una prospettiva interessante. Mi piacerebbe saperne di più. Quali sono stati i punti chiave che hanno sollevato? Bene, l'articolo ha sottolineato che molte delle maggiori sfide che dobbiamo affrontare, come il cambiamento climatico e la disuguaglianza di reddito, richiedono un'azione coordinata e su larga scala che solo i governi possono davvero fornire. Questo è un buon punto. Posso vedere come alcuni problemi siano semplicemente troppo grandi per essere affrontati efficacemente da soli da individui o organizzazioni private. Esattamente. L'articolo ha anche evidenziato come cose come l'istruzione pubblica, le infrastrutture e le reti di sicurezza sociale abbiano notevolmente migliorato la qualità della vita di milioni di persone. Sai, è vero.
Immagino di dimenticare a volte tutti i servizi e i programmi essenziali che i governi forniscono per il bene pubblico. Giusto? E l'articolo sosteneva che invece di vedere il governo come il nemico, dovremmo concentrarci sul farlo funzionare meglio e in modo più efficiente. Interessante. Quindi cosa pensi sia necessario fare per migliorare il governo e renderlo più efficace? Bene, l'articolo suggeriva cose come ridurre la burocrazia, aumentare la trasparenza e la responsabilità e trovare modi per coinvolgere maggiormente i cittadini. Sembrano misure ragionevoli. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra il ruolo del governo e le responsabilità individuali e del settore privato. Sicuramente. Devo dire che questo articolo ha davvero messo in discussione le mie nozioni preconcette sul ruolo del governo. Mi ha dato molto su cui riflettere. Ottimo. John, è sempre bene mantenere una mente aperta e rivalutare le nostre prospettive, specialmente su questioni importanti come questa. Assolutamente. Sono contento di essermi imbattuto in questo articolo. Ha davvero suscitato il mio interesse a saperne di più su come possiamo costruire un governo più efficace e incentrato sui cittadini. È fantastico. Sono felice di discutere di questo argomento in qualsiasi momento. È un problema complesso, ma importante da affrontare. Sicuramente. Grazie per averne parlato con me, Anna. Mi hai dato molti spunti di riflessione. Lezione 18. Tempo di qualità insieme. Anna, quel viaggio in campeggio che abbiamo programmato sembra molto divertente. Deve essere fantastico trascorrere del tempo di qualità insieme ai nostri amici. Lo so, non vedo l'ora. Uscire dalla città e immergersi nella natura è esattamente ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Assolutamente. Non vedo l'ora di fare escursioni, arrostire marshmallow vicino al fuoco e godermi la reciproca compagnia senza distrazioni. Nemmeno io. Sarà un bel cambio di ritmo rispetto alle nostre solite routine. Scommetto che torneremo riposati e ringiovaniti. Sicuramente. A volte siamo così presi dal trambusto della vita quotidiana che dimentichiamo di rallentare e apprezzare i piaceri semplici. Esattamente. Questo viaggio è l'occasione perfetta per fare proprio questo. Stacca la spina, rilassati e riconnettiti con le persone che contano di più. Non potrei essere più d'accordo. Penso che ne abbiamo tutti bisogno di tanto in tanto. È facile perdere di vista ciò che è veramente importante. Assolutamente. Il tempo di qualità insieme è così prezioso e sono felice che questo fine settimana ci siamo ritagliati un po' di tempo per concentrarci su questo. Anch'io. Ho la sensazione che sarà un fine settimana che ricorderemo a lungo. Ne sono sicuro. I ricordi che creeremo saranno inestimabili. Assolutamente. Posso già immaginarci ridere intorno al fuoco, scambiarci storie e preparare s'mores. Oh, s'mores. Sarà la parte migliore. Mi viene fame solo a pensarci. Ah, anche io. Dovremo assicurarci di mettere in valigia un sacco di cioccolato e marshmallow. Di sicuro. E magari anche qualche sfizioso condimento gourmet per dare sfogo alla creatività con i nostri s'mores. Oh, buona idea. Questa sarà l'esperienza s'mores definitiva.
Sicuramente. Non vedo l'ora. Questo sarà il weekend perfetto. Nemmeno io. Sono così grata che possiamo farlo insieme. Sarà fantastico. Lezione 19. Pericoli della corruzione. Ehi Anna, stavo leggendo degli effetti della corruzione sulle persone ed è davvero preoccupante. Posso immaginare. La corruzione può avere conseguenze molto pericolose, vero? Assolutamente. L'articolo che ho letto ha delineato come la corruzione può portare a cose come servizi pubblici scadenti, distribuzione ingiusta delle risorse e persino violenza. Wow, è allarmante. Sapevo che la corruzione era problematica, ma non mi rendevo conto dell'entità dell'impatto negativo che può avere sulla vita delle persone. Sì, mi ha davvero aperto gli occhi. L'articolo ha fornito esempi di come funzionari governativi corrotti potrebbero deviare fondi pubblici a proprio vantaggio piuttosto che investire in cose come l'assistenza sanitaria o l'istruzione. È terribile. Essenzialmente priva i cittadini delle risorse e dei servizi vitali di cui hanno disperatamente bisogno. Esattamente. E l'articolo parlava anche di come la corruzione possa generare sfiducia nelle istituzioni e nello Stato di diritto. Capisco come sarebbe così dannoso per una società. Quando le persone perdono la fiducia nel proprio governo e nei sistemi pubblici, ciò può portare a disordini civili e persino a conflitti. Assolutamente. L'articolo diceva che in alcuni casi, la corruzione ha persino alimentato l'ascesa di gruppi estremisti che promettono di sistemare il sistema. Questo è davvero preoccupante. La corruzione sembra creare un circolo vizioso incredibilmente difficile da spezzare. Lo fa. Ma l'articolo ha anche evidenziato i modi in cui i cittadini e la società civile possono lavorare per combattere la corruzione, ad esempio chiedendo trasparenza e responsabilità. È bello sentirlo. Sono lieto che ci siano modi in cui le persone possono agire e spingere per un cambiamento positivo. Anch'io. È una questione importante e penso che più le persone sono consapevoli dei pericoli della corruzione, meglio è. Concordato. È stata una conversazione davvero illuminante. Sono grato che abbiamo avuto modo di discutere di questo importante argomento. Lo stesso qui. Mi ha dato molto su cui riflettere su come possiamo lavorare per una società più giusta ed equa. Assolutamente. Ogni minima consapevolezza e azione conta quando si tratta di affrontare la corruzione. Sicuramente. Sono contenta che abbiamo fatto questa chiacchierata. Mi ha motivato a saperne di più e a partecipare alle iniziative anticorruzione. È fantastico, John. Sono orgoglioso di te per esserti interessato a questo problema critico. Insieme possiamo fare la differenza. Assolutamente. Sono pronto a fare la mia parte. Sarà uno sforzo continuo, ma vale la pena lottare per questo. Lezione 20. Citazioni di film memorabili. Ehi Anna, ho visto quel nuovo film comico di cui tutti parlano. L'hai visto? No, non ho ancora avuto modo di vederlo. Com'è andata? Qualche scena o citazione memorabile? Oh, ce n'erano alcune davvero divertenti. Questa citazione in particolare mi ha fatto impazzire. Oh, ditelo. Adoro una bella citazione cinematografica. Che cos'era?
Ok, quindi c'è questa scena in cui il personaggio principale sta cercando di impressionare questa ragazza, giusto? E lui sbotta: sei una tastiera? Perché sei proprio il mio tipo. Ah, oh mio Dio! È così scadente, ma posso capire come sarebbe divertente nel giusto contesto. Lo so, giusto? La consegna è stata semplicemente perfetta. L'attore ha catturato quell'energia imbarazzante e nervosa. Posso immaginare. È una battuta davvero stupida, ma scommetto che molte persone si riconoscono in quel tipo di tentativo fallito di flirtare. Sicuramente. Era così imbarazzante, ma anche piuttosto tenero. Ho adorato il fatto che il personaggio si rendesse conto della sua goffaggine. Questo è fantastico. A volte i momenti cinematografici più memorabili provengono da quei pizzici di umorismo riconoscibili e umanizzanti. Assolutamente. C'è stata un'altra scena che ha fatto impazzire anche me. Il protagonista prova a fare questo salto epico oltre una recinzione, ma lo mangia totalmente. Oh no, posso già immaginarlo andare terribilmente male. Era una di quelle cancellazioni al rallentatore e imbarazzanti. Sì. E lo sguardo sul suo viso dopo è stato impagabile. Rimane sdraiato a terra, sconfitto, e mormora: ho bloccato l'atterraggio. Ah, oh mio Dio, riesco a sentire quella battuta così chiaramente ora. Questo è l'oro della commedia. Lo era davvero. L'intero teatro stava andando a rotoli. Questo film sapeva esattamente come trovare il perfetto equilibrio tra umorismo e cuore. Sono venduta. Ho assolutamente bisogno di dare un'occhiata a questo film adesso. Grazie per aver condiviso quelle fantastiche citazioni e scene. Mi hai incuriosito. In qualsiasi momento. Sono sempre felice di consigliarti un buon film. Vale sicuramente la pena guardarlo. Preparati a ridere finché non ti fa male.